Ciao e bentornato o bentornata. Io sono Irene E io sono Davide. e questo è Podcast Italiano Principiante, un podcast che ti insegna l'italiano attraverso storie di narrativa, riflessioni e conversazioni spontanee e divertenti. Oggi però abbiamo pensato a un gioco, visto che io e Irene siamo insieme a Roma, e questo gioco è il classico preferiresti o would you rather. Quindi dobbiamo fare una scelta tra due opzioni non particolarmente piacevoli. Dipende, dai, chissà, O magari... magari sì, vedremo. Vedremo, perché noi non sappiamo quali sono le opzioni, non le abbiamo preparate. Sarà tutto casuale. Sarà tutto improvvisato. E ti ricordiamo, caro studente, la trascrizione che accompagna ogni episodio, che è gratuita ed è l'accompagnamento perfetto di ogni episodio perché contiene anche un glossario molto ricco e anche note grammaticali dettagliate, quindi ti permette di imparare moltissimo e arricchire il tuo italiano. Ok, iniziamo. Ogni scelta sarà numerata, quindi io dirò numero 1 e 2 opzioni. Così poi nei commenti potete scrivere numero 1 e la vostra scelta, ok? Adesso sarà più chiaro quando inizieremo a giocare. Perfetto. Vuoi iniziare con la prima domanda? Assolutamente. Numero 1. Questo o quello? Davide, preferisci avere un piercing o avere un tatuaggio? Direi che è semplice per me un tatuaggio, perché mi piacerebbe, cioè mi piace l'idea di farmi un tatuaggio, anche se allo stesso tempo non l'ho mai fatto perché ho un po' paura di fare qualcosa di brutto, o comunque ho la pressione di fare qualcosa di significativo e profondo. Un piercing no, non è nel mio stile, quindi non penso lo farei. Ok. E un tatuaggio, ad esempio, hai un'idea per un... No, non ho idee, ma si accettano proposte. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa dovrei tatuarmi secondo voi. Irene, secondo te che tatuaggio dovrei farmi? Secondo me una bella pantera che prenda tutta la schiena con scritto podcast italiano nella bocca. Bellissimo, assolutamente non di cattivo gusto. Esatto, molto italiano, molto elegante, Esatto. con una bella bandiera sulla fronte della pantera. Bellissimo, lo farò subito. Ottimo. Ok, io ad esempio fra il piercing e il tatuaggio penso che sceglierei un piercing se possiamo calcolare come piercing un buco alle orecchie, che di solito credo che in italiano sia una cosa diversa da un piercing. Non ne ho idea. Non lo so, forse... Sì, piercing sarebbe il buco oppure l'anello che metti al suo interno. Non sono esperto. Penso che sia proprio l'atto di forare, quindi in realtà anche un buco alle orecchie credo che sia un piercing, però Sì? in italiano quando parliamo di piercing parliamo più di buchi in zone particolari come il naso, il labbro, il sopracciglio, mentre per le orecchie parliamo più spesso di buco alle Sì. orecchie. Io avrei detto che il piercing era proprio come si chiama? L'accessorio, non so, l'anello... no? L'orecchino. L'orecchino, sì. Anche. Penso che poi l'orecchino prenda il nome dall'azione, no? Dal verbo. Ok. Ok. 2. Davide, preferiresti avere il controllo degli elementi oppure poterti teletrasportare? Allora, sono entrambe opzioni interessanti,
Poter controllare gli elementi sarebbe davvero un grande potere, cioè potrei davvero fare tante cose, potrei mandare in scompiglio intere città, interi paesi. Potresti anche salvare foreste dagli incendi. Per esempio, sì. Quindi penso che sceglierei quello perché potrei dargli un uso più nobile, forse, no? Sarebbe più utile. Teletrasportarmi sarebbe bellissimo, ma aiuterebbe forse solo me. Quindi voglio aiutare il mondo con questa risposta. Sei altruista? Sì, sì, moltissimo, moltissimo. Sì. E tu, Irene? Sì, anche io non voglio essere egoista. Teletrasportarsi sarebbe bellissimo perché potremmo viaggiare gratuitamente senza usare l'aereo e senza emettere Gas nocivi, Mhm. però forse controllare gli elementi è più figo. Mhm. Se puoi controllare gli elementi, forse puoi anche risolvere l'effetto serra in qualche modo. Non lo so. Hai ragione. Mi piace, dai, andiamo. Anche io scelgo avere il controllo degli elementi. Bene. Terza. Davide, preferisci avere prurito per il resto della tua vita o essere appiccicoso per il resto della tua vita? È una brutta scelta quella che mi chiedi di fare, però penso forse avere prurito, perché essere appiccicoso è brutto. Cioè, secondo me fai schifo alle persone se sei appiccicoso. Il prurito lo soffri, ma essere appiccicoso è proprio a livello sociale, secondo me è un po' repellente, un po', Sì. no? Mhm. Le persone si allontanano da te, rimani senza amici, senza... no? Quindi di nuovo una scelta proprio da persona altruista. O egoista, perché magari voglio avere amici, no? Non voglio rimanere da solo. Ok, ci Dipende, sta. cioè, no, in realtà dipende, è cioè questa sensazione di appiccicosità è visibile, cioè sono proprio tipo sudato, no? Penso di Si sì. vede a pelle proprio, Deve letteralmente a essere, pelle. sì, Mm. deve essere disgustoso È proprio un da sudore vedere. appiccicoso, no, che brutto, che brutto. Però lo sai che io non posso immaginare di vivere con il prurito perenne. Io sceglierei di essere appiccicosa e poi indosserei un grande cappotto Mhm. per limitare il mio essere appiccicosa, Mm. in modo che gli altri, Non ti evitino. esatto, non mi evitino, non Ma notino. appiccicosa nel senso che, cioè, se metti la mano su una superficie si appiccica proprio, tipo quasi come una colla. O Temo solo di sì. cioè, quindi proprio ti appiccichi da tutte le parti, quello è brutto. Prendi una forchetta in mano e poi non riesci a staccarla, no? Prendi un oggetto, è brutto. Se Come avere la apri, colla. bravissimo, se apri la porta di un ristorante, poi ti devi rimanere con la mano attaccata alla porta per sempre. Come fai? È brutto perché alla fine, no? Anche i vestiti si appiccicano, quindi devi toglierti i vestiti. Come fai? Devi È una vivere, vita difficile, è sì, una vita sì. molto complessa. Devi No? scegliere bene le mutande che indosserai perché non le toglierai mai più. Assolutamente, è una scelta importante, quindi no. Soffrirò, ma il prurito, secondo me, è la scelta giusta. Ok, quarta scelta. Davide, preferiresti non mangiare niente per 2 giorni o mangiare la stessa cosa per un mese? Per un mese, quindi tutti i pasti? Quanti pasti devo fare? Calcola 2 pasti al giorno. Sono obbligato a fare 2 pasti, non posso fare un pasto solo. No, penso che puoi scegliere tu quando mangiare, ma quando mangi durante quel mese devi mangiare sempre la stessa cosa.
Penso che mangerei la stessa cosa per un mese, sì. Wow. Dicevamo prima in un altro episodio che io sono flessibile sul cibo. Mm. Quindi penso che sopporterei un mese. Dipende però che cos'è anche, no? Perché se è un Ah, mese di, non lo so, peperonata. tipo, oppure un mese di tonno in scatola, magari no. Mm. E quale sarebbe la tua scelta se dovessi scegliere un unico pasto, cioè sempre lo stesso pasto per un mese? Sceglierei un piatto composto come i piatti brasiliani di Mm. cui io e Irene parlavamo prima. In Brasile si mangiano piatti dove si mette un po' di verdura, un po' di fagioli, un po' di riso, eccetera. Sarebbe a livello nutritivo una buona scelta, perché fosse solo pasta per un mese o carne per un mese. Io ho un mio amico che mangia solo carne, Mm. si ciba solo di carne. Un Una saluto. dieta carnivora. Sì, un saluto a Leo se ci ascolta. Non penso. Però io non potrei mai Mm. fare così. E tu, Ok. Irene? Io direi che non mangerei niente per 2 giorni. Alla fine 2 giorni non sono tanti. Quindi un piccolo digiuno per depurarmi e poi mangerei cose diverse per un mese. Non sono il tipo di persona che è contenta o si accontenta di mangiare sempre le stesse cose perché mi stanco molto facilmente. Certo, Sì. che per me 2 giorni senza mangiare, sì, potrei farli, non l'ho mai fatto, ma penso che diventerei piuttosto irritabile. Mhm, ci sta. Sì, sì, se salto un pasto inizio a innervosirmi, quindi... Come tutti i maschi. Sì, è una cosa da maschi? Sì, sì, penso di sì. Ok, passiamo alla quinta e ultima scelta. Davide, preferiresti dire sempre la verità o mentire sempre? Dire sempre la verità, sì, per forza. Mm, sì. Per forza, perché se dici sempre bugie ti porterebbe a molti problemi nella vita. Di nuovo probabilmente non avresti più amici e finiresti molto solo, secondo me. Sì, ma poi pensa che vita difficile quella di una persona che mente in continuazione. Non ti puoi rilassare un attimo, non puoi chiudere un occhio che prima o poi qualcuno scoprirà la verità. La verità viene sempre a galla. Esatto. Certo, anche dire sempre la verità non è bello perché a volte le persone se ne approfittano Mm. e quindi ogni tanto qualche bugia bianca conviene, però no, meglio dire sempre la verità che mentire sempre. Concordo, concordo. Fortunatamente questo è solo un gioco e la vita è molto più equilibrata, quindi non dobbiamo scegliere per forza. Ma fateci sapere le vostre risposte a questi quesiti, a queste domande, a queste scelte e vi ricordiamo anche la trascrizione gratuita dove potrete o dove potrai imparare un sacco di lessico utile e migliorare anche la tua grammatica con note di grammatica molto ricche. Esatto, e dove ovviamente troverai tutte le opzioni del gioco. Ok, direi che ci siamo per oggi e ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie dell'ascolto e alla prossima. Ciao! Ciao.